Benvenuti alla 50ª edizione del TG Acea, l'appuntamento settimanale che vi tiene informati sulle attività e i progetti del gruppo. 9 cittadini europei su 10 concordano sul fatto che la transizione verde non deve lasciare indietro nessuno, mentre 7 su 10 affermano di sentire la necessità di agire in prima persona per contribuire al processo di transizione ecologica dell'Europa. Sono questi alcuni dei dati più rilevanti che emergono dall'Eurobarometro Percezioni di equità della transizione verde, pubblicato dalla Commissione europea e basato su un'indagine condotta tra maggio e giugno 2022. Il sondaggio rivela inoltre che per il 50% dei cittadini le azioni poste in essere dall'Unione Europea e dalle autorità pubbliche, regionali, cittadine o locali sono determinanti per garantire l'equità del processo di transizione. Per quanto riguarda le opportunità offerte dalla transizione verde, 6 intervistati su 10 concordano sul fatto che le politiche per combattere il cambiamento climatico porteranno alla creazione di nuovi posti di lavoro. La dimensione sociale della transizione verde tornerà come argomento principale in occasione del Forum europeo dell'occupazione e dei diritti sociali che si terrà dal 16 al 17 novembre 2022 a Bruxelles. Promuovere l'aspetto umano della gestione della res pubblica attraverso l'incontro tra i principali attori chiamati oggi a individuare le soluzioni per una gestione ottimale della risorsa idrica, i gestori e le aziende. È questo l'obiettivo dell'evento Transizione ecologica e digitale nel servizio idrico integrato, strumenti, progetti, soluzioni, organizzato da Servizi a Rete Tour e ospitato a Roma da Acea Ato 2 presso il centro congressi La Fornace. L'iniziativa, giunta quest'anno all'8ª edizione, ha permesso a rappresentanti di utilities, istituzioni ed esperti del settore provenienti da tutta la penisola di illustrare gli interventi più significativi, di fornire anticipazioni sui nuovi progetti per la tutela della risorsa idrica, la depurazione e la riduzione delle perdite idriche. Cinema, ecologia e comportamenti virtuosi, la creatività insieme all'innovazione digitale per la lotta all'inquinamento da plastica. Acea è sponsor del cortometraggio ambientalista Io Plastica, realizzato con il sostegno della Regione Lazio e della Comunità Europea. La pellicola, di matrice fantascientifica, denuncia il problema delle microplastiche nei mari, sfruttando l'escamotage del salto temporale 2022-2092 e utilizzando come trade union tra i due orizzonti temporali uno smartphone. Proprio per questo è nata la collaborazione con Acea e YDWOW per sponsorizzare la pellicola. L'app per smartphone, che offre un ecosistema integrato di soluzioni innovative per conoscere, rispettare e proteggere l'acqua, è stata scelta dagli autori del corto come esempio virtuoso di uno strumento attraverso il quale, all'interno del dialogo artistico ed ecologico di cui si fa portavoce la pellicola, è possibile scongiurare l'avverarsi di uno scenario distopico come quello evocato dal film, un mondo sommerso dalla plastica. In questo modo l'app, sviluppata all'interno dell'Innovation Garage di Acea per sensibilizzare la cittadinanza a contribuire alla cura delle risorse idriche, diventa la chiave di volta per ribaltare la visione negativa evocata dal cortometraggio. Ascoltiamo il commento del regista del corto, Gualtiero Serafini, e di Patrizia Spisso, responsabile presidio marketing area, Chief Operating Officer del gruppo Acea. Gualtiero Serafini, regista del cortometraggio Io Plastica. A che cosa si è ispirato per la realizzazione del cortometraggio? Allora, l'ispirazione è venuta stando in spiaggia, camminando, vedendo molta plastica purtroppo lasciata dagli incivili, e questo mi ha portato a pensare a quanta microplastica e nanoplastica è dissolta nei mari, quindi nei pesci che poi ne assumono nel loro organismo e poi viene mangiato da parte nostra, quindi entra nella nostra catena alimentare. E allora mi è venuto in mente come potrebbero essere i figli di un domani, magari saranno di plastica, e a quel punto mi sono ispirato anche nel titolo a Io Robot con Will Smith, dove ci sono questi androidi umanoidi, e a quel punto da lì è venuta l'idea di Io Plastica, quindi è venuta quasi da sola l'idea. Patrizia Spisso, co-founder del progetto YDWOW. Qual è il valore aggiunto che può portare YDWOW nella salvaguardia dell'ambiente per ribaltare la visione negativa del corto? Sì, YDWOW
è innanzitutto l'acronimo di Water Identity, è l'app di Acea nata per valorizzare e tutelare la risorsa idrica nel rispetto dell'ambiente. Abbiamo all'interno dell'app mappato oltre 50.000 punti idrici per incentivare l'uso dell'acqua a chilometro zero nel rispetto dell'ambiente, quindi andando a ridurre l'uso della plastica monouso. L'app quindi è uno strumento molto efficace e funzionale al fine di veicolare messaggi che sono volti a sensibilizzare la cittadinanza e la nostra community ad assumere comportamenti virtuosi attraverso azioni concrete. Difatti la mission di Wide è proprio questo, essere un valido alleato, un compagno di viaggio che permetta quindi di contribuire attivamente a tutelare il nostro ambiente. Sono molte le funzionalità presenti all'interno dell'app WidyWow, il monitoraggio dell'idratazione idrica, il calcolo dell'impatto di sostenibilità. Abbiamo una sezione dedicata ai percorsi tematici che ci accompagnano lungo le vie dell'acqua e che ci permettono, andando alla scoperta di borghi, aree verdi, percorsi cittadini, di trovare sempre un punto idrico dove riempire la propria borraccia. Questo per ridurre il consumo di plastica monouso nell'ambiente. Abbiamo inoltre uno spazio aggiornato con approfondimenti, articoli che ci insegnano come imparare a vivere green e come riciclare in maniera corretta la plastica anche in maniera creativa. Per questa edizione è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con il TG Acea.